Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server con un video altamente scienziato. Quante volte vi siete chiesti perché questo gioco è in tendenza? Perché questo video è in tendenza? Ovviamente parliamo della tendenza su YouTube, c'è una categoria apposita che si chiama tendenza su YouTube e trovate praticamente in ovunque. Lo so, dando un'occhiata così veloce potreste pensare che tendenza sia più o meno il sinonimo di minnezza. In realtà tendenza è ciò che va forte in quel preciso momento storico e i video che sono in tendenza spesso non sono in tendenza per la pregevole fattura, ma sono in tendenza per l'argomento che trattano. E parlando di videogames è abbastanza strano trovare in tendenza non il solito Minecraft, ma venerdì 13 il videogame. E oggi parte questa che potrebbe diventare una rubrica fissa sul nostro canale in cui parleremo delle tendenze su YouTube, analizzeremo il perché ci sono dei giochi in tendenza e perché ci sono periodi della nostra vita in cui saremo costipati nel visualizzare sempre i soliti giochi nella solita categoria. Esatto, allora partiamo con il dire che la presenza di questo gioco ci sembra strana per un paio di motivi. Primo motivo, ci sono dei cloni di questo gioco, ma anche più vecchi, che non hanno avuto minimamente successo. Voi potreste pensare, vabbè, ma questo venerdì 13 allora è fatto meglio e quindi ha avuto successo. Assolutamente no. Si tratta di un gioco che nelle meccaniche è pressapochista, si tratta di un gioco che puzza lontano un miglio di non finito, che ha un gameplay molto raffazzonato e che ha un netcode anche un po' di merda. Quindi i motivi di questo successo sono da ricercare altrove ed ecco perché abbiamo stilato una lista di 6 possibili motivi per cui venerdì 13 da videogame è in tendenza. Primo motivo, venerdì 13. Venerdì 13 è una saga slasher particolarmente amata soprattutto in America e dato che gli youtubers più grandi del mondo sono più o meno tutti vecchiotti, o perlomeno il più grande del mondo è vecchiotto quanto noi, giusto? Sicuramente conosce questa famosissima saga, famosa al pari di Nightmare o Scream o altre saghe in cui i ragazzi muoiono come capretti. Quindi venerdì 13. Da qui nasce tutto, questo genera curiosità. Ma andiamo adesso a vedere che cosa ha generato la curiosità degli utenti più piccolini in giro per il web. Parliamo adesso del secondo motivo. Il secondo motivo è quello forse più importante, visibilità. Chi è che dà visibilità a un gioco? Beh, gli youtubers più importanti del mondo. E lo rendono divertente questo gioco, anche se poi alla fin fine troppo divertente non è. Venerdì 13 è un film e il nostro terzo motivo per cui questo gioco sia diventato così virale su YouTube risiede proprio nella sua natura cinematografica. Non a caso questo gioco è molto più divertente da guardare che da giocare, perché come abbiamo detto all'inizio, da giocare spesso e volentieri è un tritamento di coglioni. Quindi offre molto più spettacolo se trattato con un buon gameplay, con un buon ritmo, con dei tagli azzeccati ad eliminare quelle parti scassamaroni di cui abbiamo già parlato. Insomma, guardare questo gioco editato è molto meglio che giocarlo e non ci piove. Questo porta dritto venerdì 13 nell'Olimpo di YouTube. Andiamo a parlare adesso del quarto motivo, ma venite con me. In questo gioco i comandi sono una merda, sono pessimi, sono decisamente lenti e questo crea dei siparietti comici. Ad esempio, questa è una porta. Se noi dobbiamo entrare all'interno di questo edificio con una porta, dobbiamo aprirla. Bellissima la porta! Dobbiamo aprire la porta. Come si fa ad aprire la porta? Con la E. Tu premi la E, il tasto E, entri all'interno dell'edificio. Quando la porta va ad aprirsi, quindi leggermente, stai zitto, non sa disegnare. Il problema è che se ci troviamo a metà tra l'ingresso della porta e l'interno della casa, indovinate che succede? Chiudiamo la porta e ritorniamo all'esterno.
Nel quarto motivo abbiamo visto come i punti di debolezza di questo gioco diventino immediatamente punti di forza se si sta guardando un gameplay. Il quinto motivo per cui questo gioco ha avuto così tanto successo e piaccia così tanto è relativo ad un altro difetto del titolo, e cioè le espressioni facciali dei protagonisti fanno cacare. Questa è una tipica espressione di terrore in questo gioco. My God, are you kidding? Cover me, cover me, cover me. Le animazioni facciali sono orribili, i personaggi passano da uno stato di totale rilassatezza facciale all'orrore più assoluto. Questo immagino che contribuisca a creare un'atmosfera di divertimento o comunque di involontaria comicità. Il sesto e ultimo motivo possiamo riassumerlo con un termine: emulazione. Quando uno youtuber con molti iscritti fa un video con un gioco che può essere pure una merda, tutti gli altri gli vanno dietro. Quindi che cosa succede? Che si espande il fenomeno dell'emulazione. Tutti acquistano il gioco, tutti ci fanno i gameplay, sperando così di diventare famosi come il loro idolo. Ma si trovano per le mani solo un titolo di merda.